E questa è la prova brevissima di questa stranissima Action Cam. La prova completa la potete trovare cliccando qua. Dicevo, questa stranissima Action Cam che oltre al design veramente particolare, secondo me bello, ha un sacco di sensori fra cui temperatura, altitudine, profondità, GPS, inclinometro, accelerazione e forse ne altri, ma una cosa veramente figa è che cliccando questo pulsantino qua lei vi presenta una bellissima luce LED. Cosa molto peculiare e secondo me molto interessante per chi per esempio visita le grotte, quindi chi fa speleologia, oppure le case infestate dai fantasmi la notte. Qua per te Olympus diventa veramente difficile, anche perché ti hai messa di fianco a due mostri sacri della resa Lowride. Ed eccolo qua l'asso nella manica dell'Olympus che io sappia è l'unica camera con una luce LED incorporata. Facciamo finta che sia una casa infestata. Cioè io posso camminare così e dire, oh, cosa c'è qua? Adesso potrei dire, evoco gli spiriti di questo posto, del pianerottolo, sì ci sono, quelli buoni ovviamente, non voglio gli spiriti, quelli antipatici, dateci un piccolo segno. Ok, dicevo, la prima parte correvo e vedi il mestiere che fa, che balla. Adesso non so quanto mi sta seguendo bene, però dovrebbe, ecco, questo balla parecchio, ok? Allora, siccome ballava così, la seconda parte l'ho tenuto così. In questo primo test non è venuta male, vero? Sbagliato, dovete sempre richiedere un test strumentale per le vibrazioni, perché solo una macchina può riprodurre sempre allo stesso modo una vibrazione, e se voi avete tante action cam che vi cadono, che provate, mamma mia, quando poi andate a vedere i video potete fare il confronto nella stabilizzazione fra tutte le action cam ed è un confronto serio, affidabile. 2 3 2 3 2 3. Malgrado questo risultato strumentalmente non eccellente, le riprese in bicicletta sono venute bene. Quelle in moto qua. E con le scene fatte sul kitesurf è chiaro che sembra tutto bello, ma adesso andiamo a vedere come si vede veramente come dettagli. Da lontano con lo zoom si nota molto bene, guardate il profilo del palazzo, guardate le foglie e guardate la porta del campo di calcetto. Rollei, KU, ma anche GoPro e DJI Osmo Action. Ci sono tante action cam che hanno una resa cromatica che non è corretta. E se va bene vi farà un bel colorito vivace, mentre se va male vi farà un colorito verdastro un po' da marziano. Guardate l'incarnato. In questo caso stiamo confrontando la Olympus. Mi aspetto la DJI che abbia una buona resa del mio incarnato. La Sony penso sia abbastanza giusto, voglio vedere se ha deviazioni. La Olympus mi fa un po' paura. Com'è venuto?
Non te l'aspettavi, vero? E neanche io. Non avrei mai giurato che avrebbe avuto una resa cromatica così buona la Olympus TG Tracker, che fra l'altro se guardi è molto simile all'iPhone che è stato bilanciato. Quindi una cosa veramente buona. Non così buono l'effetto pink cushion dovuto alla deformazione prospettica. Una delle cose che mi aveva dato fastidio all'inizio della Olympus era la distorsione prospettica, vale a dire la deformazione delle geometrie dell'immagine dovute alla lente grandangolo, mentre la Olympus secondo me non ce n'è. C'ha un super wide angle, dovrebbe essere il più ampio di tutti. È un po' troppo deformato, vero? Soprattutto il palazzo e l'orizzonte, quindi il prato, il mare, quando lo riprendi e ti muovi. È un po' lo stesso effetto di chi guarda attraverso degli occhiali con le lenti multifocali. Adesso vediamo l'audio per capire se le tue riprese d'azione si sentono. Un paio di metri di distanza, così sono un paio di metri di distanza, sto parlando con una voce abbastanza forte, c'è il traffico alle mie spalle. E qua siamo un po' al limite della distanza utilizzabile, che siamo attorno ai 4 metri, la luce per tutti potrebbe fare fatica. Quindi la consiglio sì, la consiglio no. La consiglio no a chi va in bici facendo downhill. In bici normale sì, ma downhill no, perché ci sono troppe vibrazioni così come in moto. La consiglio sì a chi fa sub perché è impermeabile di 30 metri così senza custodia e perché avete una luce LED incorporata, quindi recuperate un pochino di tonalità del rosso. A chi visita di notte le case infestate o a chi fa speleologia, perché questa luce LED secondo me è una caratteristica interessante. I sensori funzionano, si possono creare i video con sovraimpressione di tutti i dati, ma ci sono delle complicazioni che non vi sto a spiegare qua in questo video breve. Guardate il video lungo completo, che non posso più mettere il link, c'era il link all'inizio, lo trovate in descrizione. E ci vediamo alla prossima.